Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo del nuovo F Pro prodotto dai ragazzi di Cube Controls, un restyling profondo del precedente modello che è stato uno dei best seller assoluti della casa italiana. Il nuovo F Pro è stato ridisegnato dal profondo sia dal punto di vista del design, dei materiali, ma anche dal punto di vista elettronico, che è una delle novità più succose di questo nuovo volante prodotto da Cube. Un'elettronica rivista per ospitare una batteria da 2000 mAh che ci permette di switchare rapidamente tra la modalità cablata e la modalità wireless Bluetooth. Abbiamo una connessione diretta con il nostro PC, quindi bypassando il sistema offerto da SimoCube, e ci permette quindi di utilizzare il nuovo Formula Pro su tutte le piattaforme esistenti. Sul nuovo Formula Pro anche i materiali e il design sono stati rivisti in maniera veramente molto profonda. La piastra anteriore, nonostante sembri molto simile a quella precedente, in realtà ha delle forme più aguzze, più nette, più moderne, e il materiale anche più tridimensionale, più piacevole. La piastra posteriore, la scocca posteriore è veramente pazzesca, alluminio presso fuso che dà un'armonia completa al volante, una super resistenza, nonché delle linee veramente molto più complesse. Scocca posteriore che integra i nuovi shifter magnetici ridisegnati da zero, che danno un feedback, come vedremo all'interno della recensione, decisamente migliore, e delle palette della frizione anche queste completamente rinnovate, frizione che può essere gestita nel BytePoint all'interno del nuovo software Cube, software che serve anche per la gestione dell'illuminazione RGB, adesso completamente personalizzabile in ogni singolo tasto. È stato rivisto pesantemente anche tutto quanto il comparto dedicato ai joystick e agli encoder, joystick che finalmente restituiscono un input tattile nella croce direzionale, rotari rivisti in maniera veramente importante dal punto di vista sia estetico, con degli stravolgimenti sul frontale, ma soprattutto su quelli laterali, che sono stati incassati all'interno della scocca per dare più mobilità alle dita e non avere soprattutto delle rotazioni involontarie. Per quanto riguarda quelli frontali è stato aggiunto anche l'illuminazione RGB e il feedback davvero corposo, come vedremo all'interno della recensione. Un volante quindi completamente rinnovato, che viene proposto sul mercato da Cube ad un prezzo di 860 euro più IVA per la versione nera e 890 euro per la versione invece blu. Ringrazio Cube per la recensione, ci vediamo al termine con le conclusioni e le considerazioni finali. Il nuovo F Pro viene spedito all'interno di un'elegante confezione, contraddistinta dai tipici colori Cube Controls. Rimuovendo la copertura protettiva in spugna, troviamo in bella vista il volante e una custodia in velluto con il logo dell'azienda. Al di sotto sono presenti il nuovo cavo spiralato USB con innesto magnetico QCon, un foglio contenente gli stickers per la personalizzazione del volante, il manuale utente con le informazioni necessarie alla prima installazione e una bustina con gli attrezzi dedicati all'applicazione degli adesivi e alla manutenzione del volante. Gli stickers con finitura lucida integrano un simbolo trasparente che lascia filtrare la luce proveniente dalla retroilluminazione dei pulsanti e dei nuovi rotary encoders. Il nuovo Formula Pro mantiene le stesse dimensioni generali del predecessore, con un diametro end-to-end di 282 mm. Il peso invece cresce leggermente, passando da 980 a 1100 grammi. L'aumento è giustificato dalla presenza di componenti aggiuntive, dall'utilizzo di nuovi materiali e dall'introduzione di una batteria a litio da 2000 mAh, necessaria all'alimentazione in modalità wireless. Il nuovo F Pro incarna l'esperienza acquisita da Cube nella lavorazione del carbonio e dell'alluminio, una miscela perfetta di eleganza e robustezza che segna un punto di svolta netto con il passato e ridefinisce in qualche modo gli standard del settore. La nuova piastra frontale, caratterizzata da linee più dure e spigolose, conferisce al volante un design moderno e aggressivo. Il carbonio da 4 mm utilizzato per la piastra presenta una trama rinnovata, con una maggiore tridimensionalità e un aspetto generale davvero piacevole. Nella regione centrale, oltre al consueto logo Cube in bassorilievo, troviamo i nuovi inserti in plastica semitrasparente per la retroilluminazione dei 4 rotary frontali. Inserti che ritroviamo anche in corrispondenza dei rotary laterali, in cui il disegno del frontale è stato rivisto per accogliere le nuove componenti. L'altra novità è rappresentata dall'introduzione dei 2 LED di stato nella parte alta della piastra in carbonio. Il LED di sinistra fornisce informazioni sulla carica della batteria, mentre quello di destra è dedicato allo stato della connessione Bluetooth.
Le impugnature, più anatomiche e rotonde rispetto al passato, hanno subito un restyling importante ed è stato rivisto anche il polimero plastico con cui sono realizzate. Ora il tatto è leggermente più morbido e confortevole, ma un filo più lucido e scivoloso. Un nuovo incavo nella parte alta permette di raggiungere facilmente i rotari da pollice, mentre un grip aggiuntivo in gomma ruvida nella regione posteriore migliora la presa offerta all'indice. Le nuove impugnature in stile CSX2 seguono le linee della scocca posteriore con la quale si integrano perfettamente. La scocca in alluminio pressofuso è un vero piccolo capolavoro e rappresenta un punto di svolta importante rispetto al passato. La pressofusione dell'alluminio ha permesso a Cube di realizzare una scocca robusta e dinamica, con linee molto più complesse e articolate rispetto a quelle del predecessore. A differenza di quanto visto nel passato, nella regione superiore la scocca combacia perfettamente con la piastra frontale e riporta la serigrafia dell'azienda italiana. Posteriormente il design è completato dal mozzo proprietario Cube, che è ora montato a filo con la scocca posteriore, dalle palette di cambio e frizione completamente reingegnerizzate e dal grande logo F Pro. Il mozzo, leggermente rivisto nel design, è realizzato in alluminio anodizzato ricavato dal pieno e può ospitare tutti i quick release in commercio, da 70 e 50.8 mm. Cube offre la possibilità di scegliere in fase di acquisto il colore del mozzo e quello delle palette. Si può optare per il classico nero o per la versione blu con una piccola maggiorazione del prezzo. Nella regione inferiore della scocca troviamo il nuovo innesto magnetico per la connessione del cavo USB, che rimpiazza il vecchio connettore a vite. Il Q-Con, introdotto da Cube sul nuovo Formula Pro, rappresenta forse la novità più importante, in grado di rivoluzionare in qualche modo l'esperienza utente. Lo spinotto a 4 pin, curato in ogni minimo dettaglio, integra un magnete N52, in grado di offrire una connessione rapida e sicura al volante. L'innesto è talmente solido da sostenere tranquillamente tutto il peso del nuovo F Pro. Le ultime due importanti novità presenti sulla scocca posteriore sono rappresentate dall'antenna Bluetooth per la connessione wireless diretta al PC e dal pulsante di accensione e spegnimento. Quest'ultimo, chiesto a gran voce dalla community, permette di spegnere completamente il volante e la retroilluminazione, sia in modalità wireless che in modalità cablata. Il nuovo F Pro è caratterizzato dalla presenza di 12 pulsanti momentanei, 2 switch a leva, 2 joystick a 7 posizioni, 4 rotari frontali, 2 rotari laterali e 2 rotari da pollice, per un totale di 44 funzioni assegnabili. Rispetto al vecchio Formula Pro perde quindi un pulsante momentaneo, ma guadagna un funky switch e 2 rotari da pollice. Scompare anche il rotary dedicato alla regolazione del bite point della doppia frizione, che come vedremo nel capitolo dedicato è ora regolabile direttamente tramite il software proprietario Cube. Sul nuovo Formula Pro è stata rivista anche la posizione di alcuni pulsanti. I due accanto ai funky switch sono stati collocati leggermente più in basso, in modo da girare l'ingombro del joystick ed essere raggiunti con una maggiore facilità. I due in alto, accanto agli switch a leva, sono stati sollevati per lasciare spazio ai nuovi encoder laterali, alloggiati all'interno della scocca. Ogni pulsante è ora dotato di illuminazione RGB completamente personalizzabile nel colore e nell'intensità luminosa, tramite il software proprietario Cube. I pulsanti, realizzati in plastica semitrasparente, mantengono un feedback molto simile a quelli del predecessore, con una corsa molto breve, una buona resistenza alla pressione e un feedback tattile netto e deciso. A livello acustico invece il feedback è più profondo e possente. Come in passato, gli switch a leva sono realizzati in metallo e generano lo stesso input sia se mossi in alto che in basso e possono essere comodamente utilizzati per attivare alcune funzioni particolari, come l'accensione del motore, l'azionamento di fari e tergicristalli o più semplicemente per mutare il microfono nella chat vocale. Gli switch sono provvisti di un anello con retroilluminazione di colore verde attiva quando la levetta è posizionata in alto. I due funky switch del nuovo F Pro, facili da raggiungere e da azionare, sono dotati di un pomello in alluminio blu con la serigrafia del logo Cube. Ogni joystick ha 7 funzioni assegnabili, per un totale quindi di 14 input.
A differenza del passato, anche la croce direzionale restituisce finalmente un click netto e ben udibile. Il pulsante centrale ed il rotary encoder restituiscono la giusta resistenza ed un feedback corposo, preciso e piacevole. Analogamente a quanto visto su tutti i prodotti Cube Controls, tasti, switch e joystick sono circondati da una cover in plastica che ne favorisce l'individuazione e ne riduce la probabilità di pressione accidentale. La qualità della cover è altissima e l'assemblaggio è impeccabile. Sul nuovo Formula Pro è stato ridisegnato in maniera profonda il comparto dedicato ai rotary encoders. I 4 rotary frontali, realizzati in alluminio anodizzato in diverse colorazioni, sono adesso molto più grandi rispetto al passato e sono dotati di retroilluminazione a LED, anche questa completamente personalizzabile nel colore e nell'intensità. Le dimensioni importanti, le profonde scanalature e la nuova retroilluminazione rendono i rotary davvero facili da individuare e da azionare, anche in condizioni di poca luce. I nuovi encoders sono sensibilmente differenti anche dal punto di vista del feedback tattile, probabilmente i migliori sui quali ho avuto la fortuna di mettere mano. La resistenza alla rotazione è davvero elevata e gli scatti sono corposi e precisi, decisamente un passo in avanti notevole rispetto a quelli del precedente modello. Rivisti profondamente anche i rotari laterali, anch'essi dotati di retroilluminazione a LED e non più sporgenti ma annegati all'interno della scocca posteriore del volante. Il nuovo design evita l'azionamento accidentale degli encoder e dona una libertà di movimento maggiore ai pollici, che sono in grado di raggiungere in maniera più comoda e naturale i pulsanti. I rotary sono provvisti di un pomello in alluminio anodizzato nero, con scanalature orizzontali che, nonostante la poca superficie esposta, ne rendono agevole l'azionamento, anche con l'utilizzo di guanti. Gli encoder sono rinnovati anche dal punto di vista elettronico. La resistenza alla rotazione è molto più elevata che in passato e gli scatti sono profondi e precisi. Gradita novità l'aggiunta dei 2 rotary da pollice, già apprezzati sul CSX2, posizionati in prossimità della parte superiore dell'impugnatura. Il pomello è realizzato in alluminio bloom, con scanalature volte ad aumentarne il grip. I 2 rotary sono davvero comodi da raggiungere e possono essere molto utili per regolare le varie impostazioni dell'auto durante la guida, senza togliere la mano dall'impugnatura. I click sono ben distinguibili e il feedback tattile è su buoni livelli. Cube ha reingegnerizzato completamente gli shifter magnetici del nuovo F Pro, che appaiono profondamente rinnovati nel design e nella meccanica e rappresentano il connubio perfetto tra carbonio e alluminio, design e funzionalità. La struttura portante dello shifter è caratterizzata dalla presenza di 2 elementi verticali in carbonio e da altrettanti elementi orizzontali in alluminio. L'elemento in alluminio inferiore, forato al centro per permettere il passaggio dei cavi diretti al sensore di Hall, riporta la serigrafia Cube ed è ancorato direttamente alla scocca posteriore. Ad esso sono fissati 2 elementi verticali in carbonio, necessari a sostenere e ad imprimere l'angolazione dell'elemento in alluminio superiore, che integra il sensore di Hall magnetico, un cuscinetto a sfera e il perno color oro per la regolazione della lunghezza della corsa. L'elemento mobile dello shifter, realizzato sempre in alluminio, incorpora il magnete, più ampio rispetto al passato, necessario all'attivazione della cambiata. Il movimento è gestito dal nuovo cuscinetto a sfera, che elimina gli attriti e azzera i movimenti laterali. Anche il paddle in carbonio da 4 mm è stato completamente rivisto ed appare più ampio e con un design decisamente più moderno. Le asole presenti sul paddle permettono di regolare la sua distanza rispetto al mozzo ed eventualmente la sua angolazione. Novità fondamentale rispetto al vecchio Formula Pro è quella di poter regolare la corsa totale dello shifter, andando ad agire sul perno color oro che scorre all'interno di una piccola asola.
Grazie al nuovo design, all'introduzione del cuscinetto a sfera, al magnete maggiorato e alla regolazione della corsa, i nuovi shifter offrono un'esperienza utente nettamente superiore rispetto al passato. I paddle si raggiungono con naturalezza e i movimenti sono fluidi ed esenti da giochi laterali. La forza di attivazione è sensibilmente aumentata e il feedback è decisamente più secco, corposo e piacevole. Al contrario di quanto visto sul precedente modello, dove le frizioni erano strutturalmente identiche agli shifter, sul nuovo Formula Pro sono state completamente ridisegnate ed è ora possibile regolarne il bite point tramite il software proprietario Cube. La struttura statica della frizione è costituita da un monoblocco in alluminio con un design davvero raffinato, che incorpora il sensore di hall magnetico, il cuscinetto a sfera ed il perno per la regolazione della corsa totale. L'elemento mobile, realizzato sempre in alluminio, incorpora il magnete per la lettura del segnale analogico e ruota sul cuscinetto a sfera. Il movimento della paletta è garantito da una molla a torsione molto più rigida rispetto al passato, dotata di regolazione del precarico. Andando infatti ad agire sulla vite Torx posizionata appena dietro la molla si può controllare la resistenza alla pressione opposta dalla paletta e la sua velocità di rientro in posizione. Il paddle in carbonio da 4 mm profondamente rinnovato ha un design ad L più moderno ed efficace. Analogamente a quanto visto sugli shifter, le asole presenti sul paddle permettono di regolare la sua distanza rispetto al mozzo ed eventualmente la sua angolazione. Può essere inoltre regolata la lunghezza della corsa delle frizioni, agendo sul perno color oro che scorre all'interno di un'asola leggermente più ampia rispetto a quella degli shifter. Grazie al nuovo design, all'introduzione del cuscinetto a sfera, alla molla con una resistenza maggiore e alla corsa decisamente più lunga, le frizioni del nuovo F Pro regalano un feedback nettamente superiore rispetto al passato. La nuova forma dei paddle, la maggiore corposità opposta alla pressione e la corsa più lunga permettono un controllo preciso del segnale analogico e una gestione molto efficace delle partenze da fermo. Altra simpatica novità proposta da Cube è rappresentata dai G Plus Sim Racing Socks, calze dedicate ai sim racers con alcune caratteristiche molto interessanti. Le calze acquistabili ad un prezzo di 28 euro più IVA sono disponibili in due colorazioni, Total Black e personalizzate con i colori del brand Cube. Sono entrambe caratterizzate da un tessuto elastico di buona qualità e da un pad in gel posizionato all'altezza del tallone, che riduce la pressione e migliora il comfort anche in sessioni di guida prolungate. Mentre la suola della calza destra è totalmente liscia in modo da lasciare al piede la possibilità di scivolare sul pedale del gas, quella sinistra è provvista di una suola con trame in PVC, in grado di aumentare il grip in frenata. Scopriamo adesso i dettagli del nuovo software proprietario Cube, software che non va installato, quindi non è un file.exe ma è un semplice eseguibile e soprattutto non deve essere attivo nel momento in cui utilizziamo il volante sul nostro simulatore preferito, in quanto tutte le impostazioni presenti sul software vengono poi salvate sulla EEPROM del volante, che funziona in maniera assolutamente indipendente. Software che è ancora in fase di sviluppo, mancano alcune caratteristiche, ma è necessario alla regolazione di tutta l'illuminazione RGB, del bite point della doppia frizione e dell'installazione dei nuovi firmware che sono richiesti per la gestione della nuova elettronica completamente rivista, batteria da 2000 mAh che viene ricaricata tramite il nuovo cavo QCon, cavo che oltretutto serve per portare l'input in modalità cablata, e abbiamo la nuova modalità LED in alto a sinistra che ci indica lo stato della batteria, verde carica, rosso in carica e giallo lampeggiante batteria invece scarica da ricaricare, LED invece sulla destra che ci dà informazioni sullo stato della connessione Bluetooth. Abbiamo in questo caso modalità Bluetooth attiva, luce spenta modalità cablata e luce lampeggiante invece modalità in abbinamento. Vediamo ora meglio com'è strutturato il software che si presenta in 5 schermate principali. La prima inputs, che non è ancora funzionante ma in futuro sarà probabilmente dedicata alla verifica in tempo reale dell'attivazione vera e propria degli input, la seconda dedicata invece alla regolazione delle illuminazioni RGB di tutti quanti i pulsanti e dei rotary, paddle relativa al bite point della doppia frizione, device che serve per l'upgrade del firmware che vanno prelevati dal sito Cube, di solito
solito esce un banner bello grosso che ci indica l'uscita di un nuovo firmware, vanno caricati all'interno del software ed effettuato l'upgrade, che dura veramente pochissimo da modalità cablata, che è quella che consiglio per l'upgrade. Eviterei la modalità Bluetooth, che invece è sicuramente meno stabile e soprattutto molto meno veloce, anche se l'upgrade funziona tranquillamente anche in quella modalità. La schermata About in basso invece ci dà indicazioni proprio sulla versione del firmware attualmente installata. Procediamo adesso a vedere come vanno ad essere modificati i colori dei nostri pulsanti e dei nostri rotary. Basta selezionare il pulsante all'interno di questa visione schematica, si apre una palette di colori e possiamo semplicemente andare a selezionare il nostro colore preferito. Come vedete l'applicazione del colore è immediata, anche se poi il profilo va salvato, altrimenti andrà perso al successivo riavvio. Possiamo fare la stessa cosa anche con i rotary laterali, scegliamo un altro colore, come vedete l'applicazione è immediata. Oltre al colore può essere scelta anche la luminosità, l'intensità luminosa. Con questa barra laterale selezioniamo sempre il colore e andiamo a ridurre la luminosità. In realtà non è proprio una riduzione della retroilluminazione, ma è un colore leggermente più scuro. Come vediamo si è leggermente abbassata la luminosità. Farebbe molto comodo uno slider qui in alto che ci riduca la luminosità di tutti quanti i pulsanti, in modo tale da averli sincronizzati, altrimenti si impazzisce ad impostarli tutti quanti nella stessa maniera. Passiamo adesso alla sezione relativa alle doppie frizioni. Faccio vedere anche come funzionano all'interno del gioco, doppie frizioni che possono essere utilizzate in doppia modalità combined attiva tramite questo flag, che è la classica modalità. Quindi le doppie frizioni funzionano sullo stesso asse e una delle due frizioni arriva al 100%, mentre l'altra ha la percentuale indicata all'interno del software. Se tengo premuta la frizione di destra e vado ad agire in maniera in tempo reale sullo slider, vediamo come cambia all'interno del gioco anche la nostra percentuale, quindi possiamo regolarla in maniera molto fine in modo da effettuare delle partenze perfette. Manca però una percentuale in questo caso che ci indichi effettivamente la posizione dello slider, altrimenti così è difficile da capire e soprattutto da richiamare, e sarebbero molto utili anche dei profili frizioni. La modalità invece non combined ci permette di utilizzare le doppie frizioni su due assi differenti. Sulla destra c'è l'asse Z, sulla sinistra c'è l'asse X, molto utile sia sui racing anche per calibrare la doppia frizione in maniera differente, ma soprattutto per i portatori di handicap che possono aver bisogno di accelerare e frenare direttamente dalla periferica. In questo modo andiamo a disabilitare la modalità combined ed attivare quindi la modalità singola, salviamo il settaggio e procediamo velocemente alla calibrazione dell'acceleratore sulla paletta destra e del freno sulla paletta sinistra. Mettiamo frizione automatica e in questo caso, come vediamo, possiamo accelerare con la paletta di destra e frenare con la paletta di sinistra. Un software quindi veramente molto efficace, che ha delle potenzialità ma che deve essere sviluppato a fondo, ma so che Cube ci sta lavorando duro. Ci vediamo tra poco per le conclusioni e le considerazioni finali.
Siamo arrivati al termine della recensione e vediamo di tirare le somme su questo nuovo Formula Pro della Cube Controls, un prodotto realizzato in maniera veramente fantastica, un passo in avanti notevole da quasi tutti i punti di vista rispetto al predecessore: costruzione, design, assemblaggio, feedback di tutti quanti i rotary, dei pulsanti, illuminazione RGB, doppia modalità. C'è però un ma, perché ho trovato le impugnature bensì più anatomiche, leggermente più scivolose rispetto a quelle del predecessore. Con i guanti c'è effettivamente qualche problemino, soprattutto se impostate un force feedback elevato come nel mio caso. Probabilmente durante l'utilizzo queste impugnature tenderanno a migliorare, e l'altra pecca di questo Formula Pro, risolvibile però, è una gioventù del firmware che pare ancora un pochino acerbo da alcuni punti di vista, perché in alcune condizioni sia in wifi che in cavo perde qualche input di troppo. Cube sta già lavorando da questo punto di vista per risolvere il problema del firmware. Software invece che è efficace, ma che è anche esso ancora un po' acerbo. Mancano alcune caratteristiche che vi ho enunciato all'interno del capitolo dedicato al software, ma che comunque è già su buoni livelli di funzionalità. Altra cosa che è cambiata rispetto al passato, ed è doveroso accennarla, è che i rotary laterali da pollice sono nettamente più comodi, perché sono integrati all'interno della scocca. Comodi però dal punto di vista della anatomicità, della comodità di impugnatura. Sono però più difficili da raggiungere, ci vuole un po' di dimestichezza perché la superficie è veramente ridotta, ma secondo me è un compromesso che andava fatto, perché i rotary, se sono esterni, possono essere azionati più facilmente, ma danno un ingombro e soprattutto possono prendere dei falsi movimenti, mentre all'interno sono decisamente più comodi, ma sono attivabili in maniera più complicata. Un prodotto che comunque, tranne le cose di cui vi ho parlato che potrebbero essere risolvibili nel futuro, e mi riservo di fare un video aggiornamento al riguardo, mi ha convinto veramente tantissimo. Ringrazio ancora Cube, ci vediamo in una prossima recensione e come al solito vi auguro buona giornata.